Ci sono dei luoghi che, visti in un'altra stagione, cambiano completamente aspetto e carattere. Luoghi che d'estate accolgono turisti da tutto il mondo per le loro spiagge selvagge e la loro natura ricchissima, ma che d'inverno si trasformano in un gigantesco frigorifero dove tutto appassisce o rimane in letargo, aspettando il lento passare del freddo per rivedere uno spiraglio di vita. O forse non è esattamente così. Forse esiste una vita, proprio in quell'apparente desolazione. Forse il silenzio dell'inverno porta in realtà alle nostre orecchie il vero messaggio e ai nostri occhi la vera bellezza di quei luoghi. Venite allora a prenderne un assaggio con me. Venite in Lituania, il paese della fiaba d'inverno. Ragazzi, siamo qui in Lituania, quello che vedete alle mie spalle è il castello di Trakai, una delle attrazioni turistiche principali della Lituania, ma anche in assoluto uno dei posti più fotogenici. In questo periodo, nel periodo natalizio, poi è pieno di lituani che si stanno facendo le passeggiate, ci sono aperti negozi, mercatini, le luci di Natale, quindi l'atmosfera è fighissima. La Lituania è un paese più che sconosciuto a molti italiani. Uno di quei luoghi che si usa solamente nelle battute o come paragone per definire qualcosa di insignificante. E invece, ovviamente esiste davvero. Aspetta il drop. Ragazzi, benvenuti in questa situazione molto improbabile, guidare in Lituania. Sto guidando una macchina noleggio in Lituania. Con cambio automatico. Con cambio automatico. Fa troppo ridere, farlo in Lituania. Era nei miei piani visitarla d'estate, dopo aver visitato i suoi cugini Estonia e Lettonia, ma per vari imprevisti non ci ero riuscito. Non andrò in Lituania, ci sono semplicemente stati dei problemi organizzativi. Nessun problema, ci andrò in futuro. Mesi dopo avrei avuto l'opportunità di andarci grazie a Edo, un mio amico che è anche responsabile per tutte le riprese fatte a terra in questo video. Infatti vedrete che sono molto meglio di quelle che faccio io. Cioè è diventato un mio amico, perché prima non ci conoscevamo. Allora, scusa se ti disturbo e ti mando un audio così a caso. So che ti sembrerà strano anche perché non ci conosciamo, ma io ho un viaggio prenotato per la Lituania. Io ho prenotato volo di andata, volo di ritorno. Sono così finito per andarci nella stagione natalizia, stagione in cui non ho potuto apprezzare i paesaggi che avrei voluto vedere e il clima mite che avrei voluto incontrare, ma che mi ha invece schiaffato in faccia il volto di questi paesi che meno conosciamo e che proprio per questo più ci terrorizza: l'inverno. Non riesco a muovere la mandibola. Aspetta. Ragazzi, quella in cui ci troviamo in questo momento è una ricostruzione di com'era un villaggio lituano tra il 1800 e l'inizio del 1900. È pieno di queste costruzioni in legno molto simili a quelle del Far West americano. Il nome del villaggio è Rumšiškės ed è veramente figo, ve lo faccio vedere dall'alto. Era il momento di conoscere le tradizioni di questo paese e i suoi paesaggi invernali degni di un film fantasy, e di farlo congelandomi le dita dei piedi e delle mani per far volare il drone anche solo per 5 minuti. La capitale della Lituania è Vilnius, cittadina cuore della cultura lituana, molto contesa nel secolo scorso da varie forze europee. Vanno abbastanza fieri di questo posto. Devo dire che non è stata di certo la capitale europea che più mi è rimasta impressa, ma la sua architettura sia nella piazza principale che nelle colorate vie cittadine me l'hanno fatta di certo piacere. In realtà non è stata solamente l'architettura, ma piuttosto la presenza di Užupis. Užupis non è uno scioglilingua, è il nome del quartiere della città dall'altra parte del fiume. Il suo nome in lituano significa infatti sull'altra sponda del fiume, ed è uno dei luoghi più
bohémien che ci siano in una città d'Europa. Ce ne sono altri simili in altre capitali europee, però sono molto pochi. Indipendenza dalla Lituania unilateralmente dichiarata, una bandiera con al centro una mano, tutte le droghe sono legali, cartelli strani appesi ovunque, cittadinanza onoraria riconosciuta al Dalai Lama con tanto di targhetta e piazza dedicata al Tibet dove egli fece visita nel 2013, un esercito di 11 persone e un immancabile coffee shop con la marijuana legale e biscotti gratis in cui solo degli stupidi turisti italiani potrebbero fermarsi. In cui puoi provare gratis dei prodotti, tra cui biscotti alla marijuana, cose varie alla marijuana. Wow. Adesso voglio provare anch'io. Non è vero, tagliamo questa parte. Tra le due guerre mondiali Vilnius era sotto controllo polacco, quindi la capitale era momentaneamente stata spostata alla seconda città per grandezza, dove io e Edo alloggiamo. Kaunas. Kaunas mi è piaciuta decisamente di più. Tra la magia del viale che portava alla Basilica di San Michele Arcangelo, il prevalente colore rossiccio-arancione in tutta la città e il suo titolo di capitale europea della cultura 2022, che me l'ha fatta incontrare nel pieno dei lavori di preparazione, oltre che nel pieno di un'atmosfera natalizia tipica dei paesi del nord e centro Europa. È bene però concludere il viaggio con il luogo che più ha impressionato me, Edo e chiunque ci abbia seguiti. Uno dei luoghi più particolari che io abbia mai visitato fino ad ora e certamente unico in tutto il mondo. Esiste un posto in Lituania, una collina dove sono erette più di 100.000 croci. L'origine di questo posto e di tutte queste croci non è ancora ben chiara, si perde tra leggenda e storia reale. Inizia probabilmente più di 150 anni fa e diventa importante e conosciuto in tutto il mondo nel 1993. Siamo completamente soli qui, non c'è nessuno viene a visitare questo posto in questa stagione e, lo credo bene, ci sono meno 15 gradi. Benvenuti in uno dei posti più suggestivi della Terra. Benvenuti nella Collina delle Croci. Esistono ad oggi poche fonti e diverse leggende sull'origine di queste croci. Le poche documentazioni presenti fanno riferimento al 1831 come data di comparsa delle primissime croci, avvenuta per celebrare dei morti durante una ribellione alla Russia zarista. All'evento del 1831 ne seguì uno pressoché uguale nel 1863 e di lì in poi, per 100 anni, le croci avrebbero continuato ad essere erette dai lituani dell'area. Nel 1961 l'Unione Sovietica avrebbe tentato di demolire la collina e di rompere o seppellire le croci per spazzare via questo luogo fantastico dal proprio territorio. Non ci sarebbe riuscita. E anzi, grazie ad una visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1993, la Collina delle Croci avrebbe visto la sua fama internazionale crescere a dismisura e il numero delle croci stesse quintuplicarsi nel giro di pochi anni. Oggi chiunque ha la possibilità di erigere croci senza alcun permesso. E nonostante il conto ufficiale di 100.000 risalente al 2006, si stima che in questo momento le croci presenti sulla collina e tutto intorno siano tra le 300 e le 400.000. Un numero di certo impressionante. Ma ciò che è più impressionante è vedere questo luogo e i luoghi di questo paese intero nella loro veste più magica e misteriosa: l'inverno.